Il Museo Diocesano Tridentino è ospitato nelle sale del medievale Palazzo Pretorio, prima residenza vescovile eretta accanto alla cattedrale di San Vigilio nel cuore di Trento. Attraverso le sale del museo, il visitatore viene condotto in un viaggio tra religione, storia, arte e cultura di una comunità che per secoli è stata guidata dal principe vescovo. Seguendo i temi che fanno da filo conduttore, si possono scoprire opere che coprono un arco temporale molto vasto, dall'XI al XX secolo. Entrati nel museo, si viene subito introdotti alla figura di San Vigilio, patrono della diocesi, al quale la comunità locale ha sempre riservato un culto speciale. Si prosegue con il caso di Simonino da Trento, quella che si potrebbe oggi definire una clamorosa fake news del passato. Nel 1475 un bambino di circa 2 anni scomparve misteriosamente tra i vicoli di Trento. Il suo corpo venne ritrovato nei pressi dell'abitazione di una famiglia ebrea e la responsabilità del rapimento e del delitto fu subito attribuita ai membri della locale comunità ebraica, accusati di omicidio rituale. Uno spazio di rilievo viene dedicato al Concilio di Trento, che si svolse in città dal 1545 al 1563. Nella sala sono esposte alcune significative testimonianze iconografiche relative all'importante concilio, nel corso del quale fu definita la riforma della Chiesa cattolica e la reazione alle dottrine protestanti. Al secondo piano, la Pinacoteca ci presenta lo sviluppo della pittura in Trentino tra il 400 e il 900, e a seguire le sale dedicate alla scultura lignea mettono a confronto opere di influenza padano-veneta con quelle di netta impronta tedesca. Il museo propone inoltre uno speciale percorso dedicato alle opere tessili. Una scenografica galleria di paramenti liturgici ci consente di fare un viaggio nella storia dei tessuti, scoprendo la loro evoluzione durante i secoli e anche il diverso uso che ne viene fatto durante la liturgia. È inoltre esposto uno straordinario ciclo di 7 arazzi fiamminghi che raccontano la passione di Cristo e furono realizzati a Bruxelles all'inizio del Cinquecento, presso l'atelier di Peter Van Elst, il più importante imprenditore e produttore di arazzi del tempo. Completano il percorso espositivo una piccola ma significativa raccolta di codici miniati, le sale dedicate alla storia della costruzione del Duomo di Trento e il tesoro della cattedrale, una raccolta di oggetti rari e preziosi, destinati alla celebrazione del culto e all'ornamento della chiesa. Di competenza del museo è anche la basilica paleocristiana, che si trova nel sottosuolo della cattedrale di Trento. L'importante area archeologica mostra i resti e l'evoluzione della basilica cimiteriale voluta dal vescovo Vigilio, verso la fine del IV secolo d.C.